In questo video scoprirete alcuni effetti particolari che è possibile fare con l'acquerello, soprattutto per esempio se vogliamo dipingere il soggetto, come in questo caso delle bocche di leone. La lezione completa la trovate cliccando nel primo link in descrizione e potete richiederla. Iniziamo subito, vi faccio vedere i materiali che mi sono procurata. Come sempre sono dell'acqua che tenete in barattolino. Se volendo potete usare anche uno spruzzino di questi per riattivare i colori. Poi mi sono procurata una spugna, io ho una di queste naturali, una spugna proprio vera, diciamo, non è una spugna sintetica, è una spugna di mare. Poi mi sono procurata della cera, va bene anche la cera delle candele. Mi sono procurata una cannuccia, mi sono procurata, allora, qui c'è del sale fino, qui c'è del riso, qui c'è del sale più grosso, questa è una siringa, mi sono procurata poi dei cotton fioc, poi mi sono procurata la varichina, che l'ho messa qui, ne bastano proprio qualche goccia, e poi qui ci sono altre cose che ho preparato per fare degli effetti particolari. Anche qui una cannuccia, guardate, una cannuccia come questa, gli ho fatto, non so se riuscite a vederlo, gli ho tagliato il bordo in cima. E questo serve perché poi si può usare questa cannuccia anche per fare degli effetti, vedete, un po' particolari. Poi potete mettere anche i cotton fioc a gruppetto, legandoli insieme, oppure potete usare anche un filo, che servirà anche questo, può essere utile, insomma. Poi andremo a vederli tutti gli impieghi di tutte queste cose. Io vi faccio vedere prima degli effetti particolari che possiamo ottenere con l'acquerello. Dopodiché andremo a fare il nostro, diciamo, soffione, chiamato in gergo soffione oppure bocche di leone, e andremo a fare il lavoro definitivo. Ho anche una spugna per assorbire l'acqua, oppure potete usare uno Scottex, potete usare quello che volete. Il primo effetto, l'effetto con il sale. Come si fa? Allora, dovete prendere il colore, diluirlo come sempre nell'acqua, usare l'acqua abbondante, va bene? Io ora sto prendendo dell'acqua, passo il colore, posso scegliere un qualsiasi colore, mettiamo, ora prendo sempre un rosso per comodità, ok, ce ne ho tanti di rossi, vi faccio vedere, metto il colore qui, inzuppo, prendo il mio colore, come se io volessi fare qualsiasi soggetto, posso bagnare di più o meno con l'acqua, vedete? Aspettate, spengo questo perché in effetti si vede meno, se no non riuscite a vedere bene. Il colore logicamente un po' ci va messo, perché se no non fa l'effetto, no? Qui io ci sto mettendo, non so se riuscite a vedere, l'acqua e anche il colore. E ora vi faccio vedere sia mettendo il sale grosso sia mettendo il sale fino. Facciamone anche un po' di più, così vedete la differenza più in alto e più in basso. Questo è tutto per ora rosso, ok? Acqua, bagnato, il colore abbastanza diluito. Se prendiamo il sale grosso, vengono degli effetti, vedrete, casuali e movimentati. Faccio un esempio, Poi lo vedrete quando io lo faccio asciugare, in quel punto l'effetto che viene. Perché il sale mi cattura, vedete, il colore in quel punto. Lo stesso lo faccio con il sale fino. Non so se riuscite già a vedere un po' gli effetti, poi dipende quanto colore uno mette. Logicamente perché rimuova, più lo fate scuro e più vi va a rimuovere il colore sotto.
Se voi lo fate leggero, chiaro, molto annacquato, non viene. Infatti vi posso far vedere anche la prova ancora più scuro, come rende molto di più. E questo, diciamo, è per fare degli effetti un po' movimentati. Questo, per esempio, che io l'ho tenuto un po' più scuro, posso provare, aspettate, salgo un po' più in su, un po' più scuro di quello, posso provare a rimetterci in un punto qualche chicchino di sale in qua e là. Ora si guarda l'effetto e poi posso provare anche con del riso per vedere se l'effetto viene oppure no. Anche il riso dovrebbe avere la stessa funzione del sale, diciamo, di catturare un po' il colore. Poi facciamo un altro esperimento. La cera. La cera che cosa serve? Chi non ha il mascheramento fluido, per esempio, può fare in qua e là dei pezzettini così, ok? Mettere la cera un po' in qua e là, poi prendere il colore, solito colore con l'acqua, e qui vedete bene dove ho messo la cera non mi attacca il colore. Poi io posso andare a rimuoverla una volta, fa un po' l'effetto del mascheramento, il mascheramento che abbiamo liquido e poi possiamo rilevare, va bene? Poi un altro trucco per fare un effetto simile a quello che abbiamo noi qui insomma, nella bocca di leone può essere con della carta trasparente, quella comunemente che si usa in cucina, la carta, questa, ve la faccio vedere, la pellicola trasparente. Cosa fa la pellicola trasparente? Ha un effetto un po' più rigido di questi, qui vengono effetti più morbidi, con il sale o con questi effetti. Logicamente anche qui dipende da quanto lo lasciate asciugare, quanta acqua mettete, il tipo di carta avete. Magari ecco, non è detto che vi venga esattamente lo stesso effetto che è venuto a me, ok? Quello dipende un po' da tante variabili. Fate una pallina di carta di questa, ok? E poi potete iniziare, vedete, un po' a tamponare. Più è asciutto e più riuscite a rilevare il colore, ok? Ora se è troppo bagnato me lo leva molto il colore, se invece è un po' più asciutto mi cattura un po' di più, ok? E anche qui, logicamente, lo stesso si può fare anche con, per esempio, una... Lo stesso si può fare, per esempio, con la spugna. Non so se riuscite a vedere. Vedete qua sta già avvenendo un po' l'effetto che c'è della bocca di leone? Poi lo vedrete alla fine perché poi butto via. Ora vi faccio vedere invece l'effetto varichina. Effetto varichina. Io metto il colore sempre, uso sempre il solito colore, lo stesso rosso, più o meno con la stessa densità. L'effetto varichina si può ottenere lo stesso effetto anche con l'alcol. Con l'alcol che cosa fa la varichina? Schiarisce il nostro colore e soprattutto, come posso dire, viene un colore anche più morbido, diciamo, fa un effetto, ora lo vedrete, qui ritorno anche qui volendo a levare qualcosa in più, se voglio riprovare, vi faccio vedere la varichina, io l'ho messa qui. Logicamente anche questa potete metterla con una siringa, io ho preso una siringhina, potete metterla con una siringa, vi faccio vedere l'effetto. Potete metterla, non so se riuscite a vederlo, vedete come si muove già? È logico, più insisto e più schiarisce.
Se non voglio usare quello, posso mettere la varichina anche con un cotton fioc. Prendo il cotton fioc in punta, vedete? Cotton fioc, la varichina o l'alcol che avete e lo mettete tipo un puntino lì, un puntino qui. Fate voi questi effetti, vedete? Poi ci sono ancora altri effetti. Si può fare la stessa cosa anche, rimetto un attimo la varichina qui, con la spugna di mare. Ve la faccio vedere la differenza. Prendo nuovamente il colore, lo rimetto qua su. La spugna di mare ha lo stesso effetto, diciamo, anche del cellophane, diciamo, la spugna di mare agisce ancora meglio. E questa qui, vedete? E io vado, per esempio, a rimuovere in dei punti. Anche qui è logico, in base agli effetti che voglio fare, do più o meno colore. Potete combinare anche le varie tecniche. Potete anche rilevarlo col pennello, per esempio con un pennellino più piccolo, vi faccio vedere, ora prendo un pennellino più piccolo, potete per esempio con l'acqua rintervenire e rimuovere alcune parti, vedete? Volete fare un punto ancora più chiaro, lo fate. E poi potete prendere la spugna. Insomma, sono tutte tecniche, vedete, per creare e fare effetti un po' irregolari nell'acquerello. Poi altri effetti particolari, ora non c'entrano con il disegno di stasera, ma si possono fare con le sgocciolature. Come si fanno? Prendendo il colore e bacchettando, tipo, aspettate, non so se riuscite a vedere, devo bagnare un po' di più. Se volete fare sgocciolature più grandi, bacchettate così con un pennello. Se volete fare sgocciolature più fini, invece prendete, ora vi prendo lo spazzolino da denti, uno spazzolino da denti, sono tutti effetti che si possono fare con l'acquerello, eh? Prendete uno spazzolino da denti e fate così. Vedete, vengono schizzi molto più sottili, molto più fini. Poi altri effetti si possono fare, per esempio, soffiando con una cannuccia. E come si fa? Semplice, perché si prende lo stesso il colore, faccio vedere, prendo lo stesso il colore, lo metto qua. Logicamente per soffiare con una cannuccia bisogna avere un po' più liquido il colore, perché se no non scorre via. E poi io prendo la cannuccia che vi ho fatto vedere, fammi vedere se riesco a fare con questa cannuccia. Avevo fatto vedere, ho fatto questa cannuccia particolare, l'ho tagliuzzata in cima perché anche questa può servire per fare degli effetti. E poi, vedete, potete andare a fare degli effetti, delle sgocciolature o anche con un filo passarlo e creare effetti particolari. Vi faccio vedere, strisciando vengono effetti particolari. Logicamente se il filo lo imbevete nella parichina, nell'alcol, si creano ancora questi effetti particolari. Ora vi vado a farvi vedere in dettaglio. Questi, diciamo, questi ultimi che vi ho fatto vedere servono per fare della sorta di ramificazioni, no? Per fare questi effetti un po' particolari. Ora ve li dimostro da vicino che per vedere l'effetto reale bisogna togliere il sale e aspettare che sia asciutto.
Questi sono i risultati da asciutto che otteniamo attraverso queste tecniche. Avete visto, abbiamo impiegato la cera, per esempio, per chi non ha il mascheramento. Abbiamo applicato la varichina e il sale per fare questi effetti molto morbidi e anche irregolari, che si prestano bene a determinati soggetti. Oppure le ramificazioni particolari si ottengono, per esempio, soffiando con una cannuccia. Grazie di avermi seguita.